Benvenuti a tutti quanti. Questo video è rivolto a voi che state cominciando o che avete cominciato da poco e vi voglio spiegare che cos'è la speratura, a che cosa serve e perché andiamo a farla. Ormai tutte le canarine hanno le uova. Come sapete ho qualche femmina in più, quindi le canarine che ancora non hanno le uova sono quelle che ho in più. Dove ho appena inserito il maschio, quindi ho preso qualche maschio di canarine che stanno già covando, li ho messi con le canarine che diciamo sono rimaste single, queste hanno già fatto il nido, sono dentro al nido da qualche giorno e io mi aspetto che a breve pure loro deporranno le loro prime uova. Dopo la deposizione arriva la speratura. Che cos'è la speratura? La speratura è andare a vedere se l'uovo è fecondato o se l'uovo è vuoto. È chiaro, quindi non fecondato. La speratura si fa con questo strumento. Tempo fa consigliavo di usare la torcia del telefono. Funziona, si prende l'uovo, si mette appunto sulla torcia del telefono e in questo modo si vede l'interno dell'uovo. Ma se volete essere più professionali, queste torce, che costano veramente poco, servono appunto per poter effettuare la speratura in maniera meno invasiva, senza toccare le uova, perché comunque le uova meno si toccano e meglio è. E non solo perché alcune femmine potrebbero abbandonare il nido, ma anche perché le mani non sono sempre pulitissime e quindi si potrebbero danneggiare le uova. Con questa torcia praticamente si accende, andate a mettere la torcia sull'uovo e in questo modo potrete controllare l'interno dell'uovo. Per chi è iscritto alla FOI, nell'ultimo numero che mi è arrivato della rivista, a pagina 19 parla appunto di speratura, chiaramente in termini tecnici, in termini più scientifici, e però l'articolo è veramente valido, quindi per chi fosse iscritto alla FOI non perdetevi l'articolo a pagina 19, che adesso vi faccio vedere la foto, così magari se ce l'avete potete tranquillamente andarlo a leggere. C'è questo bellissimo articolo qua e in questa pagina, ecco, si vede bene l'uovo. Addirittura qua vi dice che si può riconoscere dall'uovo anche se è maschio o femmina. Ricordo che per iscriversi alla FOI bisogna cercare, ma ormai online è facilissimo, una associazione affiliata alla FOI dove tra l'altro potrete anche ordinare gli anellini se vi interessa fare delle mostre o se ne avete tanti come riconoscimento. Ricordo che l'anellino è la carta d'identità del vostro animale, del vostro canarino, del vostro pappagallino, perché lì dentro, oltre all'anno, quindi potete sapere con certezza quanti anni ha il vostro animale, c'è anche la sigla dell'allevatore, quindi potete risalire dove è nato questo animale, questo canarino o questo pappagallino, c'è un numero progressivo e quindi è proprio la sua carta d'identità. Non fate la speratura tutti i giorni, quindi dall'ultimo uovo deposto aspettate almeno 5 giorni, meglio una settimana, così la fate una volta sola, perché andare a stressare la femmina sempre facendo la speratura non è la cosa migliore. Se le uova risultassero tutte non feconde, quindi tutte vuote, allora è inutile far continuare a stancare la canarina o la pappagallina nella cova, perché tanto non nascerà niente. È per questo che si va a fare una speratura, per non stressare, per non stancare la femmina inutilmente. A quel punto, se tutte le uova risultano chiare, le cause possono essere tante, magari ancora il maschio non era pronto e lei aveva già le uova e quindi le ha fatte e sono risultate vuote, oppure il maschio magari ancora giovane, inesperto,
si è accoppiato, ma l'accoppiamento non è andato a buon fine. In questo momento ho fatto una piccola speratura a una sola coppia di canarini, perché ancora non sono passati 5 giorni, però so che questa canarina, che è la più anziana che ho nell'allevamento, che è del 2023, non ha problemi se guardo le uova. Fino adesso 2 uova sono risultate fecondate, le altre 2 ancora non si capisce bene perché appunto non sono passati nemmeno 5 giorni, ma solo 4, e quindi ancora non so quante uova sono piene con certezza in quel nido, ma già mi basta sapere che ci sono delle uova fecondate e quindi la lascio in pace, non la controllo più. Ho fatto anche una prima speratura per quanto riguarda i pappagallini. Sapete che io non sostituisco le uova ai pappagallini, quindi è chiaro che ci sarà qualche uovo più avanti e qualche uovo più indietro. Per esempio, in una coppia di calopsiti che ha già 5 uova, 2 sono risultate piene, probabilmente saranno piene anche le altre, ma non ci sono ancora i giorni giusti per poterlo vedere. Ho fatto la speratura un po' agli inseparabili, qualche uovo pieno anche lì, alle cocorite, anche lì ho molte coppie, quindi tante uova sono piene, e insomma questa prima speratura un po' anticipata, giusto perché dovevo raccontarvi come si fa in questo video, mi ha portato a dire che la stagione sta procedendo bene, sta procedendo come doveva andare, quindi la preparazione è fatta bene, sono arrivate le uova, le stanno covando e le uova, insomma, per quello che ho potuto vedere in questi pochi giorni, sembra che siano piene. Quest'anno sto lavorando con i miei canarini. Qua, tranne 4 soggetti che non hanno i miei anellini, gli altri sono tutti nati qui dentro, hanno il mio anellino e quindi diciamo che quest'anno comincerà la vera selezione. Alla fine di questa covata io, per esempio, saprò con certezza chi mi porta l'avorio, quindi chi sono i portatori, e posso finalmente andare a costruire il mio ceppo. Il mio ceppo che comunque parte da canarini già di allevatori, abbastanza selezionati, quindi la selezione come si fa? C'è la selezione comportamentale, quindi come si comporta il canarino o la canarina o anche il pappagallino, perché poi parleremo anche di quelli, come si comporta in cova, come si comporta in gruppo, e quindi si va sempre a scegliere il canarino più docile, la femmina che si comporta bene durante la cova, il maschio che non disturba, quello è selezione. Quindi se voi avete dei canarini dove il maschio disturba, che vuol dire che disturbava qualcun altro, se l'è tolto e adesso ce l'avete voi. Se volete continuare, in fase di selezione andate a eliminare questo problema. Poi c'è la selezione appunto di forma, posizione e piumaggio. Io per esempio ho dei canarini con un ottimo portamento, hanno la testa già più rotonda, quindi ho dei canarini già di un livello superiore che presi in un mercatino. L'unica cosa che devo migliorare, appunto, è l'ala bianca, perché ancora le ali e le code non sono proprio belle bianche, ma sono un po' sporche, e lì mi ci vorrà un po' di generazioni di selezione per arrivare a quello. Perché molti mi chiedono, è facile, tu parli, dici, ma non ti viene mai a confrontare. Io verrò a confrontarmi nelle mostre quando saremo quasi ad armi pari, perché è inutile che porto a fare la gita a canarini dove magari hanno l'ala un po' sporca, gli vanno a perdere punteggio lì. A parte che a me di fare le mostre non è che mi interessi più di tanto, a me piace allevare, piace fare quello che sto facendo, cioè alla fine di questa covata saprò chi mi porta l'avorio e quindi potrò accoppiare un portatore di avorio con una femmina avorio e lì posso andare a fare il maschio avorio. Quest'anno sto lavorando sugli avorio, sto lavorando sui portatori di avorio, l'anno prossimo voglio lavorare sui bianchi e adesso sto lavorando appunto sul lato comportamentale e sul lato di forma, posizione e piumaggio. Quindi è questo il bello dell'allevamento, è questa la passione. Migliorarsi ogni anno, quindi cercare il più possibile lo standard del tuo canarino o del tuo pappagallino
standard che puoi andare a leggere sul sito della FOI, poi andare a cercare il canarino che non disturba nella cova, andare a cercare la femmina che cova bene, andare a cercare insomma una perfezione. Ma chi inizia si ritrova proprio qui, con magari poche uova, con magari qualche uovo vuoto. Io cerco di dire cosa fare, perché vi ho sempre detto, dobbiamo noi guidare la covata, nel senso che in natura questo lo fanno da soli, ma in cattività siamo noi che dobbiamo guidarli, perché altrimenti loro andrebbero a caso. Quindi per tutti quelli che mi chiedono, ma quando devo mettere il nido? Io il nido lo metto dopo che ho finito la preparazione. Quindi lo puoi mettere a marzo, se sei a luce naturale e quindi farai la preparazione nei tempi giusti, o lo puoi anche mettere a gennaio il nido. Vuol dire che hai creato le condizioni, che sono luce, temperatura e alimentazione, per farli entrare in estro a gennaio. Ma devi essere capace, devi sapere cosa fare. Quindi, quando vediamo persone che hanno i canarini a gennaio, non è che sono dei pazzi scatenati, sono persone brave che hanno creato le condizioni per far nascere i canarini a gennaio. Ma questo non deve confondere chi inizia. Ah, se lui li ha fatti a gennaio, metto il nido anch'io. No, così state sbagliando. Per quanto riguarda invece i pappagallini, ho le cocorite dove non mi interessa la genetica, ho un ceppo riproduttivo forte, ma se magari guardate il mio canale vi accorgerete che non sto procedendo per genetica, perché è difficile trovare cocorite selezionate, dovrei andare da un allevatore esperto, farmi dare delle coppie dove si sa già geneticamente cosa c'è dentro, ma questo non mi interessa. Invece sugli inseparabili e sulle calopsiti, lì sto lavorando sulla genetica. Ho degli inseparabili con coppie appunto maschio lutino, femmina ancestrale. In questo modo tutte le femmine che mi nasceranno saranno lutino e tutti i maschi saranno portatori di lutino ma di colore ancestrale. Sto lavorando anche lì sull'avorio. Per quanto riguarda le calopsiti, anche per loro sto lavorando geneticamente. Quest'anno, per esempio, ho una coppia che mi hanno regalato e ho preso perché la persona che ce l'aveva in casa mi aveva detto guarda, fanno troppo rumore, non le posso tenere nel condominio, e la regalo. Non so niente di quella coppia, so solo che il maschio è ancestrale e la femmina è lutina. Non so il maschio se porta qualche mutazione, vedremo dai piccoli. Probabilmente ancestrale, probabilmente non porta niente, probabilmente nasceranno tutti ancestrali, ma i maschi saranno portatori di lutino. A quel punto si inizia a lavorare con la genetica. Ma non è questo il video. Iscrivetevi al canale subito, adesso, e lasciatemi un like per sostenere il lavoro che sto facendo. Se volete approfondire, se volete saperne di più, c'è anche una sezione dedicata agli abbonati. Ma già nei video pubblici dico tante cose e vi do tanti consigli. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video e spero, ma non sono ancora sicuro, di farvi vedere i primi piccoli 2026. Ciao a tutti e a presto!